17 anni di matrimonio, 3 figli, vita perfetta. Poi ho trovato quei messaggi. 6 mesi di bugie. Lei aveva organizzato la cena di venerdì con il suo ragazzo. Io ho prenotato il tavolo accanto e ho portato sua moglie come mia accompagnatrice. Quello che è successo dopo è diventato virale. Mi chiamo Bradshaw. Ho 44 anni e fino a 3 settimane fa pensavo di avere un matrimonio solido. Sono socio amministratore alla Hendrick & Associates, uno studio legale di medie dimensioni nel centro di Seattle. Le ore sono estenuanti. Il caso è impegnativo, ma il lavoro paga abbastanza da permetterci la nostra casa con 4 camere da letto a Maple Valley e la retta della scuola privata per i nostri 3 figli. Mia moglie Lauren è direttrice delle risorse umane alla Cascade Medical Systems. Donna intelligente, organizzata, sempre capace di gestire le persone, o almeno così credevo. Ci siamo conosciuti all'Università di Washington. Entrambi ambiziosi e affamati di successo. Lei studiava gestione delle risorse umane, io ero impegnato con il prelegale. Ci siamo sposati giovani, forse troppo, ma funzionava. O almeno io credevo funzionasse. Harper è arrivato quando Lauren aveva 23 anni. Poi Dylan 3 anni dopo, e infine la piccola Zoe. 3 figli, 3 personalità diverse, tutte bisognose di attenzioni. Né Lauren né io avevamo abbastanza tempo da dedicare. È lì che, suppongo, sono comparse le crepe. Non che le vedessi. Ero troppo occupato a rivedere contratti e deposizioni, costruendo la mia reputazione come quello che non perde mai una causa di contenzioso aziendale. Anche Lauren si era gettata nella carriera. Era passata da coordinatrice HR a direttrice in meno di un decennio. Eravamo la coppia di potere, dicevano. Il tipo di unione che dall'esterno sembrava perfetta. Il problema di sembrare perfetti è che smetti di controllare se qualcosa sta marcendo sotto la superficie. Era una sera di giovedì quando tutto è cambiato. Avevo appena chiuso un caso enorme. 3 mesi di giornate da 18 ore che alla fine hanno dato i loro frutti quando la giuria ha deciso a nostro favore. Il mio cliente ha ottenuto un risarcimento a 7 cifre. E io ho incassato un bonus da socio che avrebbe coperto il primo anno di college di Harper, qualunque fosse la sua scelta. Ero esausto ma soddisfatto, pronto a crollare a letto e magari prendermi un lungo weekend per riconnettermi con la famiglia. Sono arrivato a casa verso le 11. La casa era buia, tranne la luce della cucina. L'auto di Lauren era nel vialetto, cosa che mi ha sorpreso. Aveva mandato un messaggio prima dicendo che avrebbe incontrato la sua amica Emma per un drink dopo il lavoro. Pensavo fosse tornata con un Uber. Dentro, ho trovato un piatto coperto di pasta sul bancone con un post-it: ti ho salvato la cena. Giornata lunga, a letto. Ho riscaldato il cibo e mi sono seduto al bancone, scorrendo le email sul telefono mentre mangiavo. È allora che ho notato l'iPad di Lauren sul tavolo della cucina, lo schermo ancora acceso. Doveva aver guardato qualcosa prima di salire. Lo screensaver non si era ancora attivato. Di solito non avrei guardato. Non sono il tipo geloso. Mai stato. La fiducia era la base del nostro matrimonio, o almeno me lo ripetevo. Ma qualcosa mi ha spinto a dare un'occhiata. Forse istinto. Forse l'universo che finalmente mi costringeva a prestare attenzione. L'app di messaggistica era aperta, non i messaggi normali, ma uno di quei programmi criptati che la gente usa quando non vuole lasciare tracce. Il nome in alto era Red Sea. Solo una parola. Niente di sospetto, giusto? Tranne l'ultimo messaggio che mi ha gelato il sangue. Non vedo l'ora di venerdì. Stesso posto. Ore 20. Ho pensato a te tutto il giorno. Sotto, la risposta di Lauren inviata appena 20 minuti prima. Anch'io. Dirò a Owen che ho una riunione HR fino a tardi. Non fa più domande. Sono rimasto a fissare quello schermo per quello che è sembrato un'ora, ma probabilmente erano solo 2 minuti. La pasta è rimasta lì. Dimenticata, raffreddandosi nel piatto accanto a me.
I messaggi continuavano a scorrere. Settimane di conversazioni, forse mesi. Non li ho letti tutti. Non serviva. Il quadro era chiaro. Vedi, era Caleb. Doveva essere lui. Lauren aveva iniziato ad andare in alcune palestre di lusso 6 mesi prima. Tornava a casa parlando del suo nuovo allenatore e di come la stesse aiutando a sentirsi di nuovo forte. Caleb Foster, proprietario dell'Apex Athletic Club in centro. Me ne aveva mostrato il profilo Instagram una volta. Un tipo scolpito, poco più di 40 anni, con un sorriso che probabilmente faceva tremare le ginocchia alle donne. Io l'avevo incoraggiata. Le avevo detto che era bello che si prendesse del tempo per sé. Che idiota ero stato. Il mio primo istinto era salire di corsa, svegliarla e chiedere spiegazioni. Gettare l'iPad addosso a lei, vederla balbettare scuse. Ma qualcosa mi ha fermato. Forse era l'avvocato in me. La parte che sa che non si affronta mai qualcuno senza avere tutte le prove in mano. O forse era qualcosa di più profondo. Una fredda consapevolezza che serviva strategia, non emozione. Ho fotografato lo schermo. Ogni messaggio che riuscivo a trovare. Poi ho rimesso l'iPad esattamente dove l'avevo trovato, schermo ancora acceso, e ho finito la pasta come se nulla fosse successo. Ogni boccone aveva il sapore di cartone, ma masticavo metodico, costringendomi a mantenere la routine. Quando sono salito, Lauren dormiva o faceva finta. La lampada sul comodino proiettava una luce soffusa sul suo volto. 17 anni che guardavo quella faccia. 17 anni di credere di conoscere la persona dietro. Mi sono cambiato nel buio, mi sono infilato sotto le coperte e sono rimasto a fissare il soffitto. La mente correva tra possibilità, scenari, implicazioni legali, stato di comunione dei beni, 3 figli minorenni, il suo reddito contro il mio, beni da dividere, accordi di custodia. Stavo già costruendo il caso, anche se una parte di me sperava di sbagliarsi. Venerdì era a un giorno di distanza. Stesso posto, ore 20. Dovevo sapere qual era quel stesso posto. La mattina dopo mi sono svegliato prima della sveglia. Lauren era già sotto la doccia. Il suo telefono in carica sul comodino. L'ho preso. Il suo codice era la data di nascita di Harper, non lo cambiava da anni, e ho aperto l'app di chat criptata. Altri messaggi della notte. Caleb le diceva che non riusciva a dormire pensando a lei. Lauren rispondeva di averlo sognato. Quel tipo di conversazione intima che avrebbe dovuto essere tra noi, ma che non c'era da anni. Ho scorso più indietro, trovato il nome di un ristorante, altitude, una steakhouse di lusso al 23° piano della Columbia Tower. Tavoli vicino alla finestra con vista su Elliott Bay. Prenotazione a nome Foster, ore 20. Ho memorizzato tutto, poi ho rimesso il telefono esattamente dove l'avevo trovato. Lauren è uscita dal bagno avvolta in un asciugamano, i capelli gocciolanti. Ha sorriso vedendomi sveglio. Buongiorno. Non ti ho sentito tornare ieri sera. Com'è andato il caso? La sua voce era calda, casuale, come se nulla fosse. Come se non avesse mandato messaggi a un altro uomo per il loro appuntamento segreto di venerdì mentre io dormivo accanto a lei. 1. Ho risposto, mantenendo il tono. La giuria ha deciso in 2 ore. Fantastico. Ha attraversato il letto e mi ha baciato la fronte. Sentivo il suo shampoo, lo stesso marchio che usava da anni. Sono così orgogliosa di te. Dovremmo festeggiare. Forse questo weekend, ho detto. Prima ho un sacco di lavoro da seguire. Ha annuito, già diretta verso l'armadio per scegliere l'outfit del giorno. Ho quella riunione a HR venerdì sera. Non tornerò prima delle 9, probabilmente. Eccola lì. La bugia consegnata con disinvoltura, provata. Quante volte l'hai fatta? Nessun problema, ho detto, voce ferma. Ordinerò una pizza per i bambini. Lauren mi ha sorriso allo specchio mentre teneva in mano 2 camicette, indecisa. Sei il migliore, lo sai.
Ho ricambiato il sorriso, cercando solo di essere un buon marito. Se ha colto il tono tagliente, non l'ha mostrato. Ha scelto la camicetta blu, quella che metteva in risalto i suoi occhi, e ha continuato a prepararsi per un altro giorno a fingere che il nostro matrimonio andasse bene. L'ho guardata seguire la sua routine, questa donna con cui avevo condiviso la vita, e non ho provato nulla se non una fredda determinazione. Il venerdì mattina è iniziato come tutti gli altri. Loren mi ha dato un bacio d'addio alle 7:30, con il termos del caffè in mano, dicendo che sarebbe tornata tardi per quella riunione HR. L'ho vista uscire dal vialetto, la sua BMW sparire lungo la strada alberata, e non ho provato altro che calcolo freddo. Avevo passato il giorno prima a fare ciò che so fare meglio, costruire un caso a prova di bomba, non in tribunale questa volta, ma contro mia moglie. Prima ho chiamato mio fratello, non per conforto emotivo, ma perché Jake lavorava in informatica forense per una società di cybersicurezza. Se qualcuno poteva aiutarmi a documentare tutto senza farmi scoprire, era lui. Ti serve un favore? Gli ho detto a pranzo in una tavola calda tranquilla dall'altra parte della città. Ho fatto scorrere il telefono sul tavolo, mostrandogli gli screenshot dei messaggi di Loren. La sua faccia si è indurita mentre scorreva. Cavolo, mi dispiace, amico. Da quanto va avanti? Almeno 6 mesi, forse di più. Devo sapere tutto. Ogni messaggio, ogni chiamata, ogni luogo dove è stata. Puoi farlo senza che lei lo sappia? Ha annuito lentamente. Posso clonare i dati del suo telefono da remoto se mi dai accesso al suo cloud per 5 minuti. Lì si fa il backup di tutto. Messaggi, foto, cronologia delle posizioni. Non se ne accorgerà mai. Fatto. Lei lascia il portatile a casa quasi tutte le mattine. Jake ha tirato fuori una piccola chiavetta USB. Installa questo software. Gira in background. Sincronizza tutto su un server sicuro che controllo io. Ci vogliono circa 3 minuti. Quella stessa sera, mentre Loren era al lavoro e i bambini a scuola, ho seguito le istruzioni di Jake. Il software si è installato silenziosamente e ha iniziato a lavorare. Dopo un'ora, Jake mi ha scritto. Ho preso tutto. È peggio di quanto pensassi. Chiamami stasera. Ma non potevo ancora concentrarmi su quello. Avevo un altro pezzo da mettere a posto. Avevo fatto le mie ricerche su Caleb Foster. 30 minuti di Google mi avevano detto tutto quello che mi serviva sapere. Proprietario dell'Apex Athletic Club, sposato con Melissa Foster da 12 anni. Lei gestiva la Foster Contemporary, una galleria d'arte a Pioneer Square che esponeva artisti emergenti del Pacifico nord-occidentale. Sul sito della galleria c'era il suo indirizzo email. Avevo scritto un messaggio, cancellato, riscritto un altro. Come si dice a una perfetta sconosciuta che suo marito sta dormendo con tua moglie? Alla fine, sono andato sul semplice. Signora Foster, mi chiamo Owen Bradshaw. Sono un avvocato qui a Seattle e devo discutere una questione delicata che riguarda suo marito e mia moglie. Credo che abbiamo interessi comuni che richiedono una conversazione privata. Sarebbe disponibile a incontrarmi domani pomeriggio? Posso venire alla sua galleria? L'ho inviato prima di poterci ripensare. La sua risposta è arrivata entro un'ora. Signor Bradshaw, sarò in galleria fino alle 5 domani. Passi alle 4. Ho la sensazione di sapere di cosa si tratta. Quell'ultima frase mi ha detto tutto. Lei già sospettava. Forse aveva trovato messaggi anche lei. Forse Caleb aveva fatto questo prima. In ogni caso, non ero solo in questa storia. Venerdì sera arrivò. Avevo preparato gli spaghetti per i bambini. Harper aiutava mentre Dylan apparecchiava e Zoe colorava il bancone. Una cena familiare normale, tranne che mancava un genitore. Presumibilmente a una riunione, ma in realtà pronta per una cena romantica con il marito di un'altra. Dov'è la mamma? Chiese Harper, scolando la pasta. Riunione delle risorse umane.
Tornerà verso le 9:30 o le 10. Harper mi lanciò uno sguardo che non riuscivo a interpretare. A 17 anni, notava più di quanto le dessi credito. Sta avendo molte riunioni serali ultimamente. Incrociai i suoi occhi. Sì, è vero. Tra noi passò qualcosa in quel momento. Forse comprensione, forse sospetto. In ogni caso, Harper non insistette. Alle 7:45, controllai l'app di localizzazione che avevo installato sul mio telefono quella mattina. Completamente legale, visto che possiedo la linea telefonica di Lauren tramite il suo piano famiglia. Il puntino mostrava che era alla Columbia Tower, non in ufficio, non in una sala riunioni, ma al ristorante all'ultimo piano, il 23esimo. Sorrisi, la lasciai godersi la serata. Non aveva idea di cosa l'aspettasse. Sabato pomeriggio, ero fuori dalla Foster Contemporary alle 3:55, osservando la galleria attraverso le grandi vetrate. Opere d'arte moderna appese a pareti bianche, dipinti astratti, sculture in metallo, fotografie che probabilmente significavano qualcosa solo a chi capiva di arte. Alcuni clienti curiosavano all'interno. Melissa Foster stava dietro a una scrivania minimalista in fondo, parlando con una coppia anziana. Anche da fuori, capivo perché Caleb l'aveva sposata. Alta, elegante, con i capelli scuri raccolti in uno chignon ordinato. Indossava pantaloni neri e una camicetta di seta. Sembrava proprio la gallerista di successo. Spinsi la porta. Un dolce tintinnio annunciò il mio arrivo. Melissa alzò lo sguardo e i nostri occhi si incontrarono. Sapeva subito chi ero. La coppia che stava aiutando uscì, promettendo di riflettere su una scultura. Quando se ne furono andati, lei si avvicinò a me con passi misurati. Signor Bradshaw. Owen, per favore. Le stesi la mano. La strinse con fermezza, la presa decisa. Melissa, venga nel mio ufficio sul retro. La seguì oltre un'opera esposta fino a un piccolo ufficio con una scrivania di vetro e 2 sedie moderne. Chiuse la porta, mi fece cenno di sedermi, poi prese la sedia di fronte a me. Avevi ragione, disse prima che potessi parlare. So di cosa si tratta. Lauren Bradshaw, direttrice delle risorse umane alla Cascade Medical. Tua moglie. Sbattei le palpebre, sorpreso. Lo sospettavo. Ho trovato addebiti di hotel sulla nostra carta di credito comune 3 mesi fa. Caleb diceva fossero per incontri di lavoro. Poi ho trovato messaggi. Niente di esplicito, ma abbastanza. La sua voce era controllata, professionale, ma colsi un'ombra di dolore sotto. Ho assunto un investigatore privato il mese scorso. Ha confermato tutto. Tua moglie e mio marito si incontrano ogni venerdì da 6 mesi. Tirai fuori il telefono, le mostrai gli screenshot che avevo preso. Stessa storia da parte mia. L'ho scoperto solo 3 giorni fa. Melissa studiò i messaggi, la mascella si serrò. Si credono così furbi. App segrete, linguaggio in codice, ma sono solo cliché. Il manuale del coniuge infedele, parola per parola. Ieri sera doveva essere la loro cena all'altitude. Lo so. Il mio investigatore li ha fotografati lì. Tavolo vicino alla finestra, champagne, tutto. Lei tirò fuori il suo telefono, scorse le foto. Eccoli lì. Lauren in un vestito rosso che non avevo mai visto. Caleb in un abito costoso. Ridevano come adolescenti innamorati. Lo stomaco mi si contorse, ma mantenni la voce ferma. Voglio proporti qualcosa. Non esattamente vendetta, ma giustizia. Melissa si appoggiò allo schienale, mi studiò con occhi acuti. Ti ascolto. Hanno un'altra cena in programma. Venerdì prossimo, stesso ristorante. Voglio essere al tavolo accanto a loro, e voglio che tu sia lì con me. Un sorriso lento le si dipinse sul volto. Vuoi affrontarli pubblicamente, ma non subito. Prima voglio che ci vedano insieme. Farli dubitare, agitare, impazzire.
Poi, quando sarà il momento giusto, mostreremo tutto. Messaggi, foto, cronologia, davanti a testimoni. Sei un avvocato, osservò. È strategico. Necessario. Ci hanno fatto passare per sciocchi in privato per mesi. È giusto che sia così. Melissa tacque un attimo, poi annuì. Ci sto, ma voglio qualcosa in cambio. Di pure. Caleb nasconde soldi. La palestra rende bene, ma ho visto discrepanze nei nostri conti. Credo stia facendo il furbo, preparandosi a lasciarmi. Voglio il tuo aiuto per documentare tutto. Aiuto legale. Consideralo fatto. Farò indagare il mio investigatore finanziario. In modo discreto. Allungò di nuovo la mano. Allora abbiamo un accordo. Owen, regaliamo loro un venerdì sera che non dimenticheranno mai. Le strinsi la mano, sentendo la prima vera sensazione di scopo da quando avevo scoperto il tradimento. Non era rabbia o dolore. Era controllo, riprendere in mano la narrazione della mia vita. Una settimana, dissi, facciamola valere. La settimana passò lenta come una condanna. Ogni mattina Loren mi baciava per andare via con quel sorriso studiato. Ogni sera tornava a casa e recitava la parte della moglie e madre devota. Preparavamo la cena insieme, aiutavamo i bambini con i compiti, guardavamo la TV fianco a fianco sul divano. La famiglia perfetta del sobborgo. Tranne che io conoscevo la verità e contavo le ore fino a venerdì. Mercoledì pomeriggio incontrai Jake nel suo ufficio in centro. Aveva raccolto tutto dal telefono di Loren, un archivio digitale del suo tradimento, organizzato con timestamp come prove per un processo. 6 mesi di messaggi, disse Jake, facendo scivolare una chiavetta USB sulla scrivania. 247 scambi con Caleb Foster. Prenotazioni in hotel al Fairmont, all'Edgewater e in quel boutique hotel a Bellingham. Addebiti sulla sua carta personale per lingerie, profumi, persino un weekend a Victoria. Mi ha detto che era una conferenza di lavoro. Stringevo la mascella. Victoria, il mese scorso, 3 giorni. Ti ha detto che era una conferenza HR, giusto? Sì. Ho anche guardato i bambini da solo quel weekend. Ricordai Harper che chiedeva perché la mamma non poteva fare videochiamate se era solo a una conferenza. Avevo trovato scuse per Loren. Le avevo detto che probabilmente era impegnata con le sessioni serali. Non c'era nessuna conferenza, disse Jake a bassa voce. I registri degli hotel mostrano che Caleb Foster ha fatto il check-in nello stesso hotel, stesse date, stanze adiacenti che probabilmente hanno usato. Fissai la chiavetta USB. Questo basta per far impazzire un avvocato divorzista. Owen, è abbastanza per 10 avvocati divorzisti. Jake si appoggiò allo schienale. Che farai? Venerdì sera Loren e Caleb hanno un'altra cena all'altitude. Io sarò al tavolo accanto con Melissa Foster. Le sopracciglia di Jake si alzarono. Sei serio? Completamente. Loren pensa di avere una cena romantica con il suo ragazzo. Invece scoprirà che la moglie del suo ragazzo e il suo stesso marito stanno confrontando appunti. È audace, ma i bambini? Harper ha 17 anni. Sentirà tutto. Ci hai pensato? Ogni giorno. Harper è abbastanza grande per capire cosa sta succedendo. E abbastanza grande per soffrirne. Ma merita anche la verità. Harper sospetta già qualcosa. Ha fatto un commento la settimana scorsa sulle riunioni serali di Loren. I bambini non sono stupidi. No, non lo sono. Jake, studiami bene. Stai reggendo. Davvero. Sto andando avanti. È tutto quello che riesco a fare adesso. Giovedì sera chiamai il ristorante. Vorrei prenotare per venerdì alle 8. Un tavolo per 2. E vorrei essere seduto accanto a una prenotazione già esistente. La hostess sembrava confusa. Signore, di solito non organizziamo i posti a sedere in base ad altri tavoli.
Lo so, ma questa è una circostanza speciale. La prenotazione è a nome Foster. Tavolo vicino alla finestra alle 8. Sono disposto a pagare un extra per assicurarmi che il mio tavolo sia accanto a loro. Ci fu una lunga pausa. Posso chiedere il motivo? Questione personale. Le assicuro che non causerà disturbo, solo una conversazione che deve avvenire in un contesto specifico. Un'altra pausa. Lasci che parli con il mio responsabile. 5 minuti dopo tornò. Signore, il mio responsabile dice che possiamo accontentarla. $200 di supplemento per il posto a sedere oltre al conto della cena. Fatto. La prenotazione è a nome Bradshaw. Owen Bradshaw. Confermo per venerdì alle 8. Vi sistemeremo al tavolo 17, accanto al gruppo Foster al tavolo 16. Chiusi la chiamata e mandai un messaggio a Melissa. Tutto pronto. Venerdì alle 19:45 passo a prenderti. La sua risposta arrivò subito. Sarò pronta. Indossando la mia migliore armatura. Venerdì mattina. Arrivato con un insolito sole per Seattle. Lauren brillava praticamente a colazione, canticchiando mentre preparava il caffè. Aveva già preparato l'abito per stasera. Quel vestito rosso, quello delle fotografie che l'investigatore di Melissa aveva scattato la settimana scorsa. Giorno speciale? Chiesi distrattamente, versando i cereali a Zoe. Lauren mi guardò, sorrise. Mi sento bene. Non vedo l'ora che arrivi il weekend. Anch'io, risposi, incrociando il suo sguardo. Penso che questo weekend cambierà tutto. Se colse il doppio senso, non lo mostrò. Baciò la testa di Zoe, prese la borsa e si avviò verso la porta. Ci vediamo stasera tardi. Non aspettarmi sveglio. Oh, io aspetterò, dissi mentre mi ritiravo. Sicuramente lo farò. Dopo che se ne fu andata, Harper scese già vestita per la scuola. Mi guardò con quegli occhi da 17enne così attenti. Papà, va tutto bene? Avrei potuto mentire. Probabilmente avrei dovuto, ma ero stanco di bugie. Non ancora, tesoro. Ma lo sarà. Alle 7:30 ero davanti all'armadio, a decidere cosa indossare per l'appuntamento di mia moglie con un altro uomo. Scelsi un completo grigio scuro, camicia bianca, senza cravatta, professionale ma non formale. Il tipo di abito che diceva che avevo il controllo. Dylan bussò alla porta della mia camera. Papà, dove vai? Cena di lavoro, dissi, che non era del tutto falso. Questa era una questione di lavoro, il lavoro di chiudere il mio matrimonio con dignità. A volte, di venerdì sera, gli incontri importanti avvengono in orari scomodi. Guidai fino alla galleria di Melissa, arrivando esattamente alle 19:45. Lei mi aspettava fuori, splendida in un vestito nero che non passava inosservato. I suoi capelli scuri cadevano sciolti sulle spalle, e indossava tacchi che la portavano quasi alla mia altezza. Pronta? Chiesi mentre si infilava sul sedile del passeggero. Più che pronta. Facciamolo. Arrivammo alla Columbia Tower alle 8:05, volutamente in ritardo. Lasciamo che Lauren e Caleb si mettano comodi prima. Facciamo credere loro di avere tutta la serata davanti. La corsa in ascensore fino al 23° piano sembrò eterna. Melissa stava accanto a me, calma e composta, mentre il mio cuore martellava contro le costole. Stava davvero succedendo. La hostess riconobbe subito il mio nome. Signor Bradshaw, il suo tavolo è pronto, da questa parte. Ci guidò attraverso il ristorante, oltre il bar, verso i tavoli vicino alla finestra con la vista spettacolare su Elliott Bay. E lì c'erano, Lauren e Caleb al tavolo 16, le teste vicine, a ridere di qualcosa. La mano di Lauren poggiava sul braccio di Caleb, intima, naturale, come se lo facessero da sempre. La hostess ci condusse al tavolo 17, letteralmente a 1 metro da loro. Lauren mi vide per prima. I suoi occhi si spalancarono, il volto le si spense così in fretta che pensai potesse svenire.
La mano si staccò di scatto dal braccio di Caleb come se si fosse bruciata. Caleb si voltò a vedere cosa l'aveva spaventata, e la sua espressione era uguale a quella di Lauren. Puro shock. Poi vide Melissa accanto a me. Il suo stupore si trasformò in altro. Paura, forse. O la consapevolezza che la sua bugia costruita con cura stava crollando in tempo reale. Owen. La voce di Lauren uscì strozzata. Cosa? Cosa ci fai qui? Tirai fuori la sedia di Melissa, aspettai che si sedesse, poi presi il mio posto. Calmo, controllato, ogni movimento deliberato. Ceniamo, dissi con gentilezza. Come voi. Che coincidenza incontrarvi qui. Pensavo avessi una riunione con le risorse umane stasera. Lauren aprì e chiuse la bocca. Nessuna parola uscì. Melissa si sporse leggermente, la voce fredda. Ciao, Caleb. Sorpreso di vedermi. Melissa, posso spiegare? Iniziò Caleb. Oh, sono sicura che puoi. Melissa interruppe con disinvoltura. Sei molto bravo a spiegarti. Molto creativo, in realtà. Anche se devo dire che lavorare fino a tardi con i clienti è un po' un cliché, non credi? Altri commensali cominciavano a notare. Una coppia a un tavolo vicino aveva smesso di mangiare, osservando il nostro piccolo dramma. Lauren trovò la voce. Owen, non è come sembra. Risi. Risi davvero. Davvero? Perché sembra che tu stia facendo una cena romantica con Caleb Foster, proprietario dell'Apex Athletic Club, che per caso è sposato con Melissa qui presente. Mi avevi detto che avevi una riunione con le risorse umane, ma a meno che le riunioni HR ora non prevedano champagne e mani che si tengono sopra la luce delle candele, credo tu sia un po' confusa su cosa significhi lavoro. Come hai fatto? Iniziò Lauren, poi si fermò. Il calcolo nei suoi occhi era quasi visibile. Stava cercando di capire quanto sapessi, quanto potessi provare. Come ho fatto? Tirai fuori il telefono, lo posai sul tavolo tra noi. Perché la settimana scorsa hai lasciato l'iPad sbloccato. Perché ho seguito ogni messaggio, ogni bugia, ogni prenotazione in hotel negli ultimi 10 giorni. E perché Melissa e io abbiamo confrontato le note. Il volto di Caleb passò dallo shock alla rabbia. Non avevi diritto. Io avevo tutti i diritti, dissi, la voce che si faceva dura. Lei è mia moglie. Stai avendo una relazione con mia moglie. Ho tutti i diritti del mondo di sapere la verità. La cameriera si avvicinò al nostro tavolo, chiaramente percependo la tensione, ma professionalmente obbligata a fare il suo lavoro. Buonasera. Posso iniziare con qualcosa da bere? In realtà, disse Melissa, la voce che tagliava l'imbarazzo, penso che siamo pronti per ordinare. Non staremo qui a lungo. La cameriera annui rapidamente e si ritirò. Gli occhi di Lauren si riempivano di lacrime. Owen, per favore. Possiamo parlare di questo in privato. In privato, mi appoggiai allo schienale. Come se tu e Caleb non aveste parlato in privato per 6 mesi. No, Lauren. Abbiamo finito con il privato. Questa conversazione avviene qui, ora, con testimoni. La cameriera tornò con i bicchieri d'acqua, le mani tremanti mentre li posava. La tensione ai nostri tavoli era così densa da poterla tagliare con un coltello. Gli altri commensali avevano smesso di fingere di non guardare. Era meglio di qualsiasi intrattenimento del venerdì sera. Le lacrime di Lauren scorrevano libere, il mascara le rigava le guance. Owen, per favore. Possiamo andare da qualche parte in privato e parlare come adulti. Come adulti. Tenni la voce calma e controllata. Gli adulti non mentono ai propri coniugi per 6 mesi. Gli adulti non si nascondono dietro le spalle del partner. Vuoi parlare come adulti? Bene. Cominciamo con la verità. Tirai fuori la cartellina che tenevo nella giacca. Dentro c'erano screenshot stampati, ricevute d'hotel, estratti conto,
tutto ciò che Jake aveva raccolto per me. 14 febbraio, dissi, facendo scivolare la prima ricevuta sul tavolo. Cade al centro della tovaglia bianca, schiacciante nella sua chiarezza. San Valentino. Mi avevi detto che dovevi lavorare fino a tardi su quella revisione regionale di conformità. Invece, ti sei registrata al Fairmont Olympic con Caleb. Camera 847. Cena e champagne addebitati sulla tua carta personale. Lauren fissò la ricevuta come fosse un serpente. Come hai fatto? 21, 22 e 23 marzo. Quella conferenza HR a Victoria che assolutamente non potevi perdere. Tranne che non c'era nessuna conferenza. Feci scivolare un altro fascicolo. I registri dell'hotel mostrano che Caleb Foster si è registrato nello stesso albergo, camere adiacenti. Hai passato 3 giorni con lui mentre io gestivo da solo 3 bambini. Melissa si sporse in avanti, aggiungendo la sua documentazione alla pila. E parliamo dei soldi, va bene? $47.000 trasferiti dal conto aziendale della tua palestra a un conto personale alle Cayman negli ultimi 8 mesi. Stavate progettando di scappare insieme, Caleb, o semplicemente rubando alla tua azienda? L'aria sicura di Caleb si frantumò. Sono informazioni finanziarie riservate. Non potete. Posso, quando il mio commercialista forense trova prove di frode, disse Melissa gelida. Ho già inviato tutto all'IRS e all'ufficio del procuratore generale dello Stato. Sono molto interessati alla tua contabilità creativa. Lauren si rivolse a Caleb, la voce che si alzava. Mi avevi detto che stavi investendo per espandere la palestra. Che quei soldi erano per nuove attrezzature, quindi anche a te ha mentito. Osservai. Come ti senti, Lauren? Essere dall'altra parte della menzogna. Un uomo al tavolo accanto applaudì davvero. Sua moglie lo zittì, ma sorrideva. Caleb si alzò di scatto, la sedia che strisciò sul pavimento. Non devo stare qui ad ascoltare questo. Siediti, disse Melissa, la voce tagliente come una lama. O chiamo la sicurezza e ti faccio accompagnare fuori. La scelta è tua. Caleb si sedette. La lotta era svanita completamente. Mi rivolsi di nuovo a Lauren, tirando fuori il telefono. Ma il mio pezzo preferito di prove è questo. I tuoi messaggi a Caleb di 2 giorni fa. Lessi ad alta voce dallo schermo. Owen così concentrato sul lavoro che quasi non esisto più. È come un robot. Prevedibile, noioso, sempre a fare la cosa giusta. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire viva. Il volto di Lauren diventò cremisi. Era privato. Niente è privato quando tradisci il tuo coniuge, risposi. Sai cosa è divertente? Mentre ti lamentavi di quanto io sia noioso e prevedibile, io lavoravo 80 ore a settimana per pagare la nostra casa, le scuole private dei nostri figli, la tua macchina. Tutto ciò che ti piace, l'ho fornito io, e questo è il modo in cui me lo ripaghi. Non ti ho mai chiesto di lavorare così tanto, disse lei settimanale. No, ti è solo piaciuto spendere i soldi che guadagnavo. Mi appoggiai allo schienale, sentendomi stranamente calmo. La rabbia si era consumata, lasciando solo una fredda chiarezza. Ecco cosa succede adesso. Lunedì mattina il mio avvocato depositerà la richiesta di divorzio. Hai 30 giorni per lasciare la casa. Io terrò la custodia primaria di Harper, Dylan e Zoe. Non puoi portarti via i miei figli. Non li porto via io. Li hai persi tu quando hai scelto di distruggere la nostra famiglia. Feci un gesto verso la pila di prove. Qualsiasi giudice che vedesse questo capirebbe perché i bambini hanno bisogno di stabilità, non di una madre che mente loro da mesi. Melissa si alzò, raccogliendo le sue cose. Penso che abbiamo finito qui. Owen, grazie per stasera. È stato illuminante. Mi alzai anch'io, lasciando $100 sul tavolo. Dovrebbero coprire la nostra acqua. Lauren, ci vediamo a casa, prima o poi. Prenditi il tuo tempo.
Mentre Melissa ed io ce ne andavamo, sentii Lauren singhiozzare dietro di noi, cruda e spezzata. Caleb cercava di calmarla, con voce bassa e urgente. Gli altri clienti ci guardavano uscire con un misto di shock e fascinazione. In ascensore, Melissa si voltò verso di me. Come ti senti? Come se avessi appena fatto un'operazione senza anestesia. Lo ammetto. Necessario, ma brutale. Forse se lo meritavano. Ma i nostri figli non meritavano nulla di tutto questo. Le porte dell'ascensore si aprirono sul parcheggio e uscimmo nella fresca notte di Seattle. Non tornai subito a casa. Dopo aver lasciato Melissa alla sua galleria, guidai senza meta per Seattle, guardando le luci della città sfocarsi. Il telefono vibrava continuamente. Messaggi di Lauren che non lessi. Una segreteria telefonica che non ascoltai. Qualunque cosa avesse da dire poteva aspettare. A mezzanotte finalmente arrivai nel nostro vialetto. La macchina di Lauren non c'era ancora. La casa era buia, tranne la luce nella camera di Harper. Ovviamente, era ancora sveglia. I 17enni non dormono mai. Entrai, trovai Harper seduta sul divano del soggiorno con il portatile, apparentemente a fare i compiti, ma gli occhi erano rossi e fazzoletti sparsi sul tavolino. Alzò lo sguardo quando entrai. Qualcuno ha postato un video dal ristorante online. È ovunque. Un'amica mi ha mandato il link. Mi sedetti accanto a lei, improvvisamente esausto. Mi dispiace che l'hai scoperto così. Da quanto tempo sai di mamma e quel tipo? 2 settimane, da quando ho trovato i messaggi sul suo iPad. La voce di Harper si spezzò. Perché non me l'hai detto? Perché hai 17 anni. Non dovresti dover affrontare i problemi dei tuoi genitori. Sapevo già che qualcosa non andava, disse piano. Mamma è cambiata da mesi. Sempre al telefono, sempre distratta. Pensavo fosse stressata per il lavoro. Non pensavo. Non riuscì a finire la frase. Le misi un braccio sulle spalle. Si appoggiò a me e sentii il suo tremore di lacrime silenziose. È colpa mia, sussurrò. Ho fatto qualcosa di sbagliato, Harper. Guardami. Aspettai che incontrasse i miei occhi. Niente di tutto questo è colpa tua. Né tua, né di Dylan, né di Zoe. Gli adulti fanno le loro scelte. Tua madre ha fatto la sua. E ora dobbiamo tutti affrontarne le conseguenze. Vi state separando? Sì. Annui, asciugandosi gli occhi. Bene. Quello che ha fatto è stato orribile. Meriti di meglio. Si aprì la porta d'ingresso. Lauren stava nell'atrio, ancora con quel vestito rosso, il trucco completamente rovinato dalle lacrime. Ci vide sul divano e si bloccò. Harper, tesoro, iniziò. No, disse Harper alzandosi. Non chiamarmi tesoro. Hai mentito a tutti noi. È complicato. Non è complicato. La voce di Harper si alzò. Hai tradito papà. Hai mentito su dove andavi. Lo hai fatto sembrare stupido davanti a tutta la città. Harper, per favore. Non voglio sentirlo. Harper prese il portatile e si diresse verso le scale. Sto con papà. Ovunque vada lui, vado anch'io. Sparì al piano di sopra, sbattendo la porta della sua camera. Lauren si voltò verso di me, le lacrime che scorrevano di nuovo. Owen, dobbiamo parlare adesso. Vuoi parlare? Dov'era questo desiderio di comunicare 6 mesi fa? Ho fatto un errore. Hai fatto una scelta. Ho corretto. Molte scelte. Centinaia, in realtà. Ogni messaggio, ogni stanza d'albergo, ogni bugia. Tutte scelte. Si lasciò cadere sulla sedia di fronte a me. Sembrava più piccola, in qualche modo sconfitta. Non so cosa sia successo. Tra noi è diventato tutto così distante. Tu lavoravi sempre. Io ero sempre stressata.
Kayla mi prestava attenzione. Mi faceva sentire vista. Quindi è colpa mia perché ho lavorato troppo per mantenere la famiglia. No, non è quello che intendevo. Solo, mi sentivo invisibile. Non eri invisibile, Lauren. Ti vedevo ogni giorno. Tornavo a casa da te ogni sera. Ero qui. Mi alzai all'improvviso, troppo stanco per quella conversazione. Ma evidentemente non era abbastanza. Non ero abbastanza eccitante, attento, non so cosa. Così hai trovato qualcuno che lo era. Dove andiamo da qui? Lunedì alle 9 in ufficio dal mio avvocato. Facciamo tutto in modo civile, con avvocati e mediatori. Avrai ciò che ti spetta economicamente, ma io terrò la custodia primaria. Non puoi portarti via i miei figli. Posso e lo farò. Qualsiasi giudice starà dalla parte del genitore che non ha tradito e mentito alla famiglia per 6 mesi. Mi diressi verso le scale. Stanotte dormo nella stanza degli ospiti. Domani inizi a cercare un appartamento. Hai 30 giorni. Owen, ti prego. Buonanotte, Lauren. Salii al piano di sopra, controllai Dylan e Zoe, entrambi addormentati, ignari che il loro mondo stava per cambiare. Poi mi fermai alla porta di Harper, bussai piano. Entra. Era seduta sul letto, ancora vestita, a fissare il telefono. Lo sanno tutti, disse. Papà, è ovunque sui social. Qualcuno ha registrato un video al ristorante. Il cuore mi si strinse. Mi dispiace. Non devi. Mamma se lo merita. Posò il telefono, sembrava più grande dei suoi 17 anni. Andrà tutto bene? Sì. Non sarà facile, ma ce la faremo insieme. Insieme. Tu, io, Dylan e Zoe. Siamo una famiglia, qualunque cosa accada. Mi abbracciò allora, forte e deciso. Ti voglio bene, papà. Anch'io, tesoro. 3 mesi dopo quella sera al ristorante Altitude, ero in una sala riunioni del mio studio con la mia avvocatessa, Rebecca Schultz, a rivedere l'accordo finale. Lauren sedeva di fronte a noi con il suo avvocato, più magra e più vecchia di come la ricordavo. La relazione aveva segnato entrambi, ma lei aveva pagato il prezzo più alto. Il video dal ristorante era diventato virale. 8 milioni di visualizzazioni su TikTok, ripreso dalle emittenti locali, persino trasmesso in una trasmissione nazionale mattutina sull'infedeltà. Lauren era diventata la traditrice più famosa di Seattle. Aveva perso il lavoro alla Cascade Medical 2 settimane dopo il confronto, quando le risorse umane avevano deciso che la sua presenza danneggiava il morale aziendale. La situazione di Caleb era ancora peggiore. L'indagine dell'IRS aveva scoperto $73.000 di reddito non dichiarato e evasione fiscale. Aveva patteggiato per evitare il carcere, ma aveva perso l'Apex Athletic Club nel patteggiamento. Melissa aveva preso tutto, la palestra, la casa, i suoi conti pensionistici. L'ultima volta che ne avevo sentito parlare, lavorava come personal trainer in una catena di palestre a Tacoma, vivendo in un monolocale. Signor Bradshaw, disse Rebecca riportandomi al presente. I termini sono favorevoli. Lauren accetta la custodia condivisa con lei che avrà la custodia fisica primaria. Avrà visite ogni 2 weekend e il mercoledì sera. La voce di Lauren era appena un sussurro. Voglio più tempo con i miei figli. Allora non avresti dovuto tradire il loro padre, rispose Rebecca seccamente. Il giudice ha esaminato le prove. Sei fortunata ad avere anche solo la custodia. La casa rimane tua. Lauren riceve il 38% dei beni coniugali, circa $250.000. Rinuncia a qualsiasi diritto sulle tue quote di partecipazione nello studio. Lauren firmò i documenti con mani tremanti. Quando finì, il suo avvocato raccolse i documenti e se ne andò in fretta. Lauren rimase seduta, fissando il tavolo. Possiamo parlare? Chiese piano, solo per un minuto. Rebecca mi guardò. Annuì e lei uscì, chiudendo la porta dietro di sé.
Mi dispiace, disse Lauren. So che non risolve nulla, ma voglio che tu sappia che mi dispiace. Apprezzo, ma il dispiacere non cancella 6 mesi di bugie. Lo so. Si asciugò gli occhi. Harper non mi parla. Chiude la chiamata e io richiamo. Dylan è appena civile. Anche Zoe sembra arrabbiata. Hai spezzato la loro fiducia. Ci vuole tempo per ricostruirla. Mi perdoneranno mai? Non lo so. Dipende da te e loro. Mi preparai a uscire. Ma non li avvelenerò contro di te. Se è quello che temi, si faranno un'opinione da soli. Grazie almeno per questo. Alla porta mi fermai. Lauren, spero tu trovi ciò che cercavi. Qualunque cosa ti abbia spinto a distruggere la nostra famiglia. Spero ne sia valsa la pena. La lasciai lì, sola. Fuori, Harper aspettava in macchina. Aveva insistito per venire. Voleva vedere tutto finalizzato. A 17 anni era abbastanza matura per capire cosa significasse un divorzio. È finita, chiese mentre mi sedevo al volante. È finita, bene. Guardava fuori dal finestrino. Mamma mi ha scritto di nuovo, chiedendo se possiamo pranzare questo weekend. Vuoi? Non proprio, ma forse dovrei. È ancora mia madre. Anche se è una persona terribile, non è cattiva. Ha fatto scelte terribili. C'è una differenza. Harper mi guardò con quegli occhi saggi oltre la sua età. Sei troppo buono, papà. Dopo quello che ha fatto, io non la perdonerei mai. Potresti sorprenderti. Il perdono non è per lei, è per te. Tenere il rancore fa solo male a te. Guidammo verso casa in un silenzio confortevole. Dylan e Zoe erano lì al nostro arrivo. Entrambi a fare i compiti al tavolo della cucina. Un normale venerdì pomeriggio, tranne che Lauren non c'era a preparare la cena. Ora toccava a me. Pizza o cinese? Chiesi. Pizza, urlò Zoe. Dylan annuì. Mentre aspettavamo la consegna, guardavo i miei 3 figli. Harper aiutava Zoe con la matematica. Dylan al portatile. Probabilmente a giocare invece di fare i compiti. La nostra famiglia era cambiata. Più piccola, ma ancora una famiglia. Il telefono vibrò. Messaggio di Melissa Foster. Divorzio finalizzato oggi. Si ricomincia da capo. Grazie di tutto. Risposi. Anche io. Buona fortuna con la nuova sede della galleria. Lei era andata avanti più in fretta di me. Aveva già aperto un secondo spazio espositivo, frequentava qualcuno di nuovo, un architetto che aveva conosciuto a una mostra d'arte. Ero felice per lei. Almeno uno di noi stava trovando la sua strada. 9 mesi dopo, stavo in giardino a guardare Dylan e Zoe inseguirsi sul prato mentre Harper sedeva sui gradini del portico, a mandare messaggi agli amici. Era finalmente arrivata la primavera a Seattle, portando con sé sole e calore che sembravano simbolici in qualche modo. La vita si era sistemata in un nuovo ritmo. I ragazzi si erano adattati meglio di quanto avessi previsto. Dylan aveva ancora problemi di rabbia, si comportava male a scuola, si metteva nei guai, ma il suo terapeuta diceva che era normale per i bambini che stanno elaborando un divorzio. Zoe piangeva a volte la notte, sentiva la mancanza di come era prima. Harper era diventata la mia cogenitore, aiutava con le cene e i compiti, crescendo più in fretta di quanto avrei voluto. Lauren li vedeva un weekend sì e uno no. All'inizio le visite erano imbarazzanti, ma piano piano avevano trovato una nuova normalità. Si era trasferita a Tacoma, aveva preso un lavoro come consulente HR, guadagnando la metà di prima. La sua relazione con Caleb era implosa 3 settimane dopo la lite al ristorante. A quanto pare, il loro amore non aveva retto alla realtà. Lei si era scusata più volte con i ragazzi. Harper aveva accettato a malincuore. Dylan non ne voleva parlare. Zoe l'aveva perdonata quasi subito, come fanno i bambini di 9 anni. Il telefono squillò.
Numero sconosciuto. Owen Bradshaw. Risposi, signor Bradshaw, sono Catherine Wood all'ordine degli avvocati dello Stato di Washington. La chiamo riguardo alla testimonianza che ha fornito come testimone di carattere nella causa civile di Melissa Foster contro Caleb Foster. Sì, mi ricordo. C'è qualche problema? Nessun problema. La causa è stata risolta stamattina. La signora Foster ha ottenuto il risarcimento completo più i danni. Volevo ringraziarla per la sua testimonianza. Felice di aver potuto aiutare. Dopo aver riattaccato, provai un senso di chiusura. Melissa aveva ottenuto giustizia. Caleb aveva pagato per la sua frode. Il sistema legale aveva funzionato, per una volta. Harper si avvicinò e si lasciò cadere sull'erba accanto a me. Papà, posso chiederti una cosa? Sempre. Pensi che tornerai a frequentare qualcuno? A trovare una nuova compagna? Riflettetti sulla domanda. Forse, un giorno. Non presto. Bene. Non siamo ancora pronti per una matrigna. Annotato. Lei raccolse un po' d'erba. Ho visto mamma ieri. Sembrava triste. Immagino di sì. La ami ancora? Pensai con attenzione. Amo la persona che pensavo fosse. Quella che si è rivelata essere, no. Quella persona ci ha feriti troppo. Ha senso. Harper appoggiò la testa sulla mia spalla. Sono contenta che siamo rimasti con te. Anch'io, tesoro. Dylan arrivò correndo, senza fiato. Papà, domani possiamo andare alle gabbie per il battitore? L'allenatore dice che devo migliorare lo swing. Certo. Alle 9. Perfetto. Corse via di nuovo, pieno dell'energia di un bambino di 10 anni. Lo guardai andare, pensando a quanto fossero resilienti i bambini. Avevano passato l'inferno, ma si stavano riprendendo. Il telefono vibrò ancora. Messaggio da Jake. Birra stasera. Porta la banda. Guardai i miei 3 figli nella casa che avevamo ricostruito dalle macerie del tradimento. Eravamo sopravvissuti. Anzi, stavamo prosperando. Chi vuole andare a trovare lo zio Jake stasera? Chiamai. 3 risposte entusiaste. Zoe arrivò di corsa, Dylan subito dietro. Harper si alzò, scrollandosi l'erba dai jeans. Mentre entravamo per prepararci, provai qualcosa che non sentivo da mesi. Non esattamente felicità, ma serenità, pace. Il futuro si stendeva davanti a noi. Incerto, ma pieno di possibilità. Avevo i miei figli, la mia carriera, la mia integrità intatta. Lauren aveva fatto le sue scelte. Io le mie. E avevo scelto di essere l'uomo che i miei figli potevano rispettare, il padre che mostrava loro che dignità e onestà contano più della vendetta o dell'amarezza. Quella sera, seduti nel giardino di Jake tra hamburger e risate, Dylan chiese all'improvviso: Papà, sei felice? Guardai mio fratello e i miei 3 figli, la vita che avevamo costruito insieme dai pezzi rotti, e risposi: Sì, amico, lo sono. E lo pensavo davvero.